Cari amici del canale, mi trovo all'interno del mio laboratorio. Questa è l'ala, quella elegante, dove avete già visto barcavela, modellino, il mio quadro. Adesso ho messo questo mobile. Questo sarà un punto di ricevimento degli amici del canale, nonché di realizzazione dei video. Ebbene ragazzi, sono all'interno del mio laboratorio autoalimentato ed è partita una nuova playlist, l'avete vista nell'immagine iniziale, che riguarda i Victron dalla A alla Z. Significa che insegnerò a montare con tutti i dettagli che sapete essere una caratteristica fondamentale di questo canale, i Victron Energy, ovvero tutto ciò che riguarda questa tipologia di prodotti. Sono prodotti olandesi, sono prodotti di altissima qualità, hanno un costo che non è chiaramente come tutte le playlist che avete visto fino ad oggi, ma è frutto di una richiesta, quella che mi fate costantemente, perché oramai giorno dopo giorno negli anni che mi seguite siamo diventati molto energivori. Quindi per coloro che vogliono fare impianti potenti, veramente potenti e con affidabilità e a un costo purtroppo più alto di quello al quale siamo abituati, ebbene ho scelto la linea Victron. Ragazzi, potenza pura, vi descrivo solo questo, il top di gamma, il Victron 4, 15 kW di inverter con possibilità di inserire tante cose, dai generatori, parallelabile, eccetera eccetera eccetera. 4 secondi, il tempo di iscrivervi al canale e vi spiegherò tutto. Questo è il video numero 1 ragazzi, è solo l'inizio, buona visione. Ragazzi, quando dico che è solo l'inizio, perché questo è un punto di partenza ovviamente già grande, un punto di partenza enorme, perché parliamo di 15 kW inverter e vi descriverò poi tutti i vari componenti che andremo a installare. Questo è il primo impianto di questa serie, di questa playlist, perché questi sono parallelabili come tali, possiamo fare 15 kW, 30 kW, 45, 60, volete alimentare la vostra fattoria, la vostra azienda, ebbene con un numero di questi contenuto entro il limite massimo, ovviamente che è esagerato, andiamo a costruire, andiamo a creare un impianto che questa volta ragazzi è un punto d'arrivo, cioè oltre questa playlist che cosa dovrò fare? L'energia nucleare? Ragazzi, mi fate domande a volte. C'è un amico del canale che mi ha detto: Gianni, posso mettere 6 batterie in parallelo della Mani con i nuovi BMS della Seplos e parallelarli in modo da fare 15, 30, 45, 60, 75, 90 kWh di batteria? Sì, possiamo farlo e sarà esattamente quello che avverrà in questo impianto. Ragazzi, mi piace anticiparvi le cose perché è già uno spunto che do a voi per anticiparmi. Io non sono geloso se mi anticipate, anzi sono contento perché a volte attraverso i vostri feedback arrivano anche nozioni importanti per tutti gli amici del canale. Ragazzi, lo scopo di questo video sarà 6 batterie della Mani, tutte in parallelo, ok? Saranno tutte adatte ad alimentare questa belva. Oramai mi piace il termine belva, l'ho già usato nei diodi. Questa belva da 15 kW. Ci sarà un rack, un'eleganza anche, lo sapete, che contraddistingue questo canale nella formazione dell'impianto. Sarà, attenzione, una cosa importante, attraverso il cerbo andremo, questo qui è il cervello dell'impianto, voglio farvelo vedere da vicino. Questo è il Cerbo GX con attacchi a non finire, ragazzi. Qui abbiamo la possibilità di controllare totalmente l'impianto in wifi. Ovunque ci troveremo nel mondo andremo a controllarlo, ma non solo controllarlo, andremo anche a pilotarlo, andremo ad attivare dei relè, andremo a verificare le statistiche di produzione, i consumi, la produzione. Useremo i regolatori di carica della Victron. Questi sono 150-100, sarebbe dire 150 volt di tensione dei pannelli, e quindi siamo ancora all'interno del range di sicurezza che sempre pubblicizzo su questo canale, perché se è 150 volt, ragazzi, ve lo dico da sempre, non possiamo andare a posizionare
150 volt di pannelli, dobbiamo stare sempre un po' in salviamo gli elementi dal surriscaldamento. Ecco che il nostro impianto sarà di 120-130 volt massimi. In questo modo andiamo a conservare l'impianto, a evitare il surriscaldamento anche nei Victron. Vi ricordo che Victron e Pevere, qualsiasi altro modello, non possiamo andare oltre le tensioni, bruciano, e non possiamo neanche staccargli i pannelli, bruciano. Ecco che in questo video, come in tutti gli altri, ci saranno tutta una serie di sicurezze, tutte pilotate da Cerbo e non solo. Ragazzi, qui c'è il monitor della Victron, bello, costa, ragazzi, questo è un impianto che costa, ma sapete che su questo canale sono partito da quelli più economici, adesso arriviamo a questi, ma ci saranno anche grandi sorprese per coloro che sono ancora amanti della semplicità e quindi delle piombo. Ragazzi, iscrivetevi a questo canale perché ne vedrete delle belle. Questo è il monitor della Victron, ragazzi, un monitor molto di qualità. Qui vedremo a vista, vedremo a video quando siamo sul posto, quello che è il controllo di tutte di tutti i meccanismi che andremo a connettere, quindi produzione, consumo, assorbimento, entrate, uscite. Sarà insomma scusate, sto manovrando, una serie molto interessante, soprattutto culturale, soprattutto tecnica, che andrà a darvi dettagli a non finire. Adesso ragazzi, io voglio descrivere tutti i prodotti che utilizzeremo in questa playlist per arrivare a questo impianto molto importante. Dall'A alla Z significa, ragazzi, che vi descriverò tutto, anche le barre di rame che dovrete usare. Mamma, quanto pesa questo? 3 kg. Barre di rame di un certo livello. Perché sono così grosse? Ve l'ho detto prima, connettendo 6 batterie dalla Mani, adesso il numero esatto non lo so, può darsi che saranno anche un po' di più o un po' di meno, comunque connettendo tutte queste batterie della Mani, gli vogliamo dare il passaggio di corrente, ebbene utilizzeremo queste barre. Poi vi farò vedere la connessione diretta su barra che sarà effettuata per questo impianto. Ragazzi, partiamo in quarta col descrivere innanzitutto il cuore, cioè questo, l'inverter della Victron, 15 kW. Vediamo subito le caratteristiche. Buona visione, ragazzi. Allora, ragazzi, la prima cosa che vi voglio dire di questa belva è che lui è 15 kW e ha 2 ingressi e 2 uscite in corrente alternata. Significa, per tutti gli amanti dell'off-grid, che è la caratteristica di questo canale, che qui possiamo avere 2 ingressi in alternata, ovvero 2 generatori. Lui si comporterà scegliendo sempre quella attiva, diciamo, quando sente il generatore lui attiva l'ingresso. Questa è una cosa fenomenale perché in automatico avverrà tutto questo e quindi lui poi decideremo se caricare le batterie, usare direttamente per la nostra casa, per scaldare la batteria a sabbia, di cui vedrete anche delle belle in quel senso. Ebbene ragazzi, questo doppio ingresso è eccezionale. Ho detto all'inizio che sono parallelabili, fino a quanti? Fino a 6 ragazzi. 6 di questi abbiamo una potenza erogabile in parallelo di 90 kW. Vi dico anche una cosa, questo si può usare anche per la trifase. Io non lo farò vedere sul canale perché il mio canale è rivolto agli amici del canale che sono hobbisti, bisogna sempre lavorare in sicurezza. Ebbene, anche la trifase generata con queste macchine lavora in sicurezza, ma non sarà argomento di questo canale. Io dico sempre per il momento. Però vogliamo restare sulla monofase e alimentare, insomma ragazzi, quando abbiamo 90 kW in monofase, cioè possiamo fare veramente andare quello che vogliamo. Immaginate anche soltanto con uno di questi, voi avete a casa 3 kW oggi, giorno, nelle case normali, avete una villa, quindi avete messo il 6 kW, ebbene quella è la potenza massima che la rete riesce a darvi. Con questo avete 15 kW di potenza, chiaramente come tutti gli inverter detratti di quello che è l'assorbimento suo per il funzionamento. Questa è l'efficienza, no? Vale per gli ibridi toroidali. Una cosa fondamentale, questo ovviamente è un toroidale, questo pesa più di 80 kg, è veramente una belva. Per caricarlo qua ovviamente non l'ho alzato da solo, per quanto abbia fatto sport, no, mi sono avvalso di un amico. Ebbene ragazzi,
Interessante questo doppio ingresso, interessante il fatto che possono essere messi in parallelo, è un toroidale, vediamo altri dettagli, chiaramente qui non entrerò nei dettagli minuscoli che invece nella playlist vi descriverò tutti fino veramente alle vitine, perché qui voglio presentare tutti i prodotti che saranno frutto di questa playlist e questa installazione. Ragazzi, voglio dirvi alcune caratteristiche eccezionali di questo inverter. Allora, intanto la potenza di picco, questo regge fino a 25 kW di picco. Poi una cosa bellissima per tutte le apparecchiature elettroniche che possiamo avere, questo è un passaggio in 20 millisecondi, cioè neanche se ne accorgono le luci, i computer e quant'altro. E poi quello che contraddistingue questo toroidale è che ha un'efficienza del 96%, mentre altri toroidali arrivano all'89-90, gli ibridi 90-92 massimo, questo abbiamo il 96%, cioè il 96% di quello che prelevano dalla batteria lo dirottano, quindi perdendo solamente il 4%. Ragazzi, qui c'è la qualità, prezzo ma qualità, questo è importantissimo. Ha un caricabatteria incorporato, lo vedete scritto qui, 200 ampere. Cioè noi possiamo attaccare un generatore veramente molto potente e dirottare 200 ampere all'interno delle nostre batterie. Quindi lasciandolo acceso un'oretta abbiamo caricato 200 ampere, 10 kWh all'interno delle nostre batterie. Ci facciamo la notte, l'abbiamo lasciato acceso solo un'ora il generatore. Ragazzi, qui il livello veramente è diventato impressionante. Ora parliamo della problematica della quale discutiamo sempre su questo canale, lo stand-by. Gli ibridi lo sappiamo, 60, 70, 80, 90, 100 watt senza far niente. Ebbene anche questo ha uno stand-by, ovvero 3 livelli di stand-by. C'è uno stand-by che consuma di più, uno di meno e un altro nella modalità che viene chiamata surge. Ebbene in questo stand-by lui consuma 20 watt, cioè una belva così che consuma il nulla. Poi ragazzi, durante questa playlist iscrivetevi al canale perché durante il percorrere di questa playlist tutti i dettagli saranno identificati man mano che monterò l'impianto. Ok ragazzi, chiaramente qua ci vorrà un botto di batterie, un botto di pannelli ed ecco perché passiamo subito all'altro componente che sono i regolatori di carica della Victron. Questo è un regolatore che voglio descrivervi, adesso è il tempo di aprire la scatola e parliamo anche dei dettagli di questo regolatore di carica. Buona visione. Ragazzi, questo è il regolatore di carica della Victron, si chiama Smart Solar Charge Controller. Ebbene, questo che ho scelto è il top di gamma. Questo sono 150 volt, lo descrivevo all'inizio, quindi tensioni basse perché bisogna stare intorno ai 120 circa per farlo riposare e 100 ampere. Quindi qua possiamo attaccare all'incirca 5 kW di pannelli, quindi tanta potenza anche di pannelli per ognuno di questi. Ragazzi, in questo impianto ne saranno installati 4, li vedete qua. Questi 4 ci daranno la possibilità di installare quello che è il limite del range installabile, cioè 20 kW di pannelli, che siano a terra, che siano sul tetto. Ebbene, saranno tutti controllati da questi regolatori di carica, ve lo faccio vedere. E questo ha la caratteristica intanto non ha la ventola, quindi sono tutte strumentazioni silenziose, questo ovviamente ce l'ha, ma quando superiamo certi livelli. E poi sono tutti controllabili attraverso quello che sarà il Cerbo, quindi il telefonino con l'app della Victron. Andiamo a vedere ovunque ci troviamo quanto sta producendo ogni singolo regolatore di carica. Andremo a vedere se c'è un'anomalia, se uno si è fermato, se c'è una problematica, tutto attraverso internet, tutto attraverso il wifi di casa nostra. Questa è una cosa molto importante, tante connessioni anche qua e tante opportunità di avere un impianto finalmente per i super energivori. Chiaramente ragazzi, se superate questi con i paralleli, con i regolatori di carica, con le batterie della Mani a un certo livello eccetera, abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi, ve lo dico chiaramente. Una cosa importante ragazzi, dal momento che questo che sarà l'impianto di questa playlist sarà il top di gamma, ebbene non tutti possono arrivare magari a questo livello anche economico. Ecco perché ragazzi, lo sapete che il mio scopo è sempre aiutare chiunque a produrre la propria corrente. Io ho preparato 3 kit con 3 step, cioè 3 livelli economici e di potenza per chi vuole realizzare l'impianto Victron.
Ebbene, non li vendo io perché non sono un rivenditore, lo sapete, non installo, non vendo, ma qui sotto c'è il link dell'azienda che vi può dare a vostra scelta questi 3 kit di 3 tipologie. Quali saranno queste 3 tipologie? Ebbene, un primo kit sarà il 5000 watt, il secondo kit 10.000 watt, il terzo kit sarà questo. Ognuno con i suoi relativi regolatori di carica. Saranno un regolatore, 2 regolatori e 3 regolatori per il 15.000. Io ho voluto esagerare mettendone 4, quindi andremo a caricare tutte queste batterie, se no ne bastavano anche 3 per alimentare con 15 kW le batterie della Mani. Mettendo il quarto abbiamo 20 kW, abbiamo tantissima corrente anche in inverno. Ebbene, questi 3 kit li trovate sotto il video, dove potete scegliere anche in armonia col prezzo, con le vostre possibilità economiche e con le potenze di cui avete bisogno. Qua parliamo sempre di impianti di un certo livello per gli energivori, ma se invece non siete così energivori e volete risparmiare, continuate tranquillamente con le playlist, quelle che riguardano il bestione arancione, quelle che riguardano la playlist economica sulla 12 volte e quant'altro. Ragazzi, abbiamo una mission tutti insieme, quella di arrivare all'autonomia energetica. Questa deve rimanere su questo canale come punto saldo. Andiamo avanti adesso, dopo i regolatori, a descrivere gli strumenti di controllo. Buona visione. Gli strumenti di controllo, ragazzi, sono molto semplici, ve li ho già presentati. Il primo è il Cerbo, che è veramente un cervello che farà tutto lui. Dopodiché, ragazzi, c'è anche lo shunt. Qui ho un 500 A, che è quello che ho montato nel mega impianto, ma qui per questo inverter ci sarà il 1000 A, lo shunt della Victron da 1000 A. Questo ovviamente è smart, sarà connesso anche lui al Cerbo, anche lui darà tutti i dati sul telefonino. Insomma, avremo una connessione veramente importante e a costo zero, perché tutto questo è già incluso in quello che è il servizio Victron. Quindi andremo nel loro software, entreremo con la loro password, tutto gratis, per andare a verificare da lontano. Questo è il monitor, l'ho già descritto, molto di qualità. Abbiamo porte di comunicazione, queste tra USB e l'uscita RJ45, insomma tutto ciò che è atto a comunicare. Una cosa che voglio anche presentare in questa playlist è esattamente il Lynx, ovvero quella che possiamo definire la porta in parallelo. Qui ci sono le connessioni in parallelo e ne ho prese di 2 tipologie, perché una avrà anche controllo elettronico e l'altra invece è più semplice. Queste saranno posizionate esattamente una di fianco all'altra, perché queste possono funzionare a cascata. In questo modo, ragazzi, avremo delle barre equipotenziali professionali con le quali controlleremo anche cosa sta avvenendo a livello di fusibile rotto piuttosto che cavo che ha un falso contatto. Queste 2 comunicano tra di loro, una è quella portante, che andrà a segnalarci un'anomalia. Ebbene, qui dentro, adesso la apro perché voglio farvi vedere veramente cosa c'è dentro. Qui dentro connetteremo tutti i vari fusibili, i regolatori di carica, abbiamo le mandate primarie per l'inverter, insomma un impianto, ragazzi, che sarà veramente strabiliante. Ragazzi, adesso apriamo questa e voglio farvi vedere all'interno queste barre come sono fatte. Allora, ragazzi, questa è la prima barra, il primo Lynx, che viene chiamato Power In, dove metteremo all'interno tutti i fusibili e ha anche una schedina, un PCB di controllo, dove riuscirà a segnalarci anomalie su quello che possono essere le connessioni, fusibili bruciati e quant'altro. Poi vedremo tutti i dettagli. Barre, ragazzi, di un certo spessore, ve lo faccio vedere qua di lato, cioè qui abbiamo veramente una qualità notevole. E la seconda barra che vi presento invece, che sarà aggiuntiva a questa, è la Lynx Distributor, ovvero questa, che è molto più semplice, ragazzi. Queste sono le 2 barre equipotenziali, la positiva e la negativa, che andranno ad aggiungere tutti gli elementi che volete. Qua, ragazzi, potremo attaccare anche tutti gli strumenti nostri personali di controllo, gli scelli, piuttosto che tutto ciò che desideriamo, che sono alimentati da queste barre e che possano farci vedere nelle altre app, sempre sul nostro telefonino, che cosa sta accadendo sul nostro impianto. Ragazzi, questo è tutto, ho fatto una strasintesi. Questa presumo che sarà una delle playlist più lunghe, perché andremo veramente a sviscerare tutto ciò che sarà la creazione, la costruzione di questo impianto. Spero
che questa piaccia a tutti quelli che come voi, noi, sono diventati oramai molto energivori. Qui arriviamo al livello massimo, poi vedremo cosa accadrà perché le sorprese non finiscono qui. Ragazzi, iscrivetevi a questo canale, ricordate che sotto nel link ci sono i 3 kit che vi ho preparato per i 3 livelli sia economici che di potenza, e se vi iscrivete a questo canale non è male, e ci vediamo al prossimo video. Buona visione, buona serata.